Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Yamaha di Valentino Rossi, la YZR, conosciuta meglio da tutti i suoi tifosi come la M1. Vi leggo solo due dati: la spedizione è la numero 15 e i numeri contenuti vanno dal 53 al numero 57, quindi 5 numeri. Bene, intanto saluto tutti voi miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. E lo so, c'è stato un po' di ritardo con la pubblicazione di questo modello, ma sapete che ho atteso 3 mesi il numero 27, vi ho spiegato tutte le vicissitudini che ho passato prima di ricevere quel numero lì. Comunque l'importante adesso è essere qui. Una cosa che subito noto è, così una curiosità, stranamente la carta impiegata per questo fascicolo, che pesa penso la metà di tutti questi, infatti è completamente diversa, è differente perché è sottilissima, quasi trasparente, e non scherzo, chissà come mai. Dicevo appunto che ringrazio tutti i miei iscritti, alle persone che non sono iscritte, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di moto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Devo dire che questa moto, ve lo dico sinceramente, non pensavo che fosse così dettagliata. Sicuramente un errore che ha fatto la De Agostini è stato quello di non dare un trasparente lucido sulle carene. Sarebbe sicuramente stata la ciliegina sulla torta, però anche così è bellissimo il modello. È veramente leggero questo fascicolo. Io sono proprio curioso di andare a pesare il fascicolo così. Guardate, questo è il fascicolo che non appena l'ho preso tra le mani ho capito subito che era leggerissimo, ma ripeto, è solo una curiosità, non c'entra niente con la bellezza e l'editoria dei fascicoli. 36 grammi. Gli altri, guardate, 52, 50, 51 e 51. Ci sono 16 grammi di differenza, infatti la carta è sottilissima. In questo numero dettagli del telaio e cavi sonde lambda, che se vi ricordate li abbiamo già montati sulla parte sinistra, montati perché ci siete anche voi con me che siete parte integrante del canale. Non è nient'altro che la riproposizione di quello che abbiamo, come appena detto, già fatto nei video precedenti. Abbiamo i due tubetti in gomma, e questi sono tappi con dado, questi. Ecco qui.
Poi spiegherò tutto nel dettaglio quando farò il video di montaggio specifico per ogni uscita. Numero 51. Fascicoli molto ricchi sia di fotografie bellissime che di storia. Esorto tutti voi appassionati a leggerli, perché non vanno solo riposti nel raccoglitore, ma vanno proprio letti. Questa è una parte anche molto bella di questa moto, che è la pompa dei freni con il simbolo della Brembo. Staffa di supporto e pompa del freno posteriore. Eccola qua. Vi sarete accorti che la De Agostini ha sbagliato di un numero. Infatti sulle uscite, ma ve l'avevo già fatto notare, qua dovremmo avere il numero 51, abbiamo il numero 52. E la mia curiosità è quando arriveremo al numero 91, che tra l'altro, scusatemi, non vi ho neanche detto che questa collezione è formata da 91 uscite e in scala 1 a 4, l'edizione De Agostini, e dicevo, quando uscirà il numero 91, quindi l'ultimo, ci sarà scritto 92, che non ce le ha neanche 92 uscite. Vedremo, è una cosa curiosa anche questa. Ecco qui. Guardate che particolari, ma quanto è bella questa pompa del freno posteriore. Questa è la vera molla che poi consentirà, una volta premuto il pedale, di poter tornare indietro, come nella moto vera. Ecco qui. E più abbiamo una serie di viti queste, le G, da avvitare nella plastica. Si vede dalla distanza che c'è tra una linea del metallo del filetto e l'altra. E questo è il mio amore Michelangelo, eccolo qui. Michelangelo saluta tutti. Ciao amore mio, sei arrivato? Eccolo qui, il mio gatto tigrato che ha poco più di 3 anni, il mio fratellino, solo chi ha gli animali può capire questo. Uscita numero 52, amore. Sì, di qua, vieni qua, bravo, stai lì amore. Eccolo lui. E meno male che c'è, almeno sicuramente per me. Abbiamo sempre il nostro fenomeno, ovviamente, perché lui non è solo bravo, Valentino Rossi è un fenomeno, come quelli che vi capitavano, Cribbio, a scuola. Voi vi dedicavate, sì, magari poco, voi per dire me, allo studio. Loro niente, loro uscivano, si divertivano, ascoltavano a scuola ed erano i primi della classe. Ecco, lui è un fenomeno che nulla toglie certamente agli allenamenti estenuanti che doveva appunto sopportare, però non è che tutti quelli che si allenano così, lo sappiamo, diventano Valentino Rossi. È per questo che è un fenomeno.
Qui abbiamo il gruppo della pedana di destra. Qui poi andremo a montare la pompa dei freni che abbiamo visto prima su questa pedana e formeremo qua il gruppo, guardate che bello. E andrò a montarlo sulla moto, un altro pezzo importantissimo. Ciao amore. Ecco qui. Vieni amore, ecco. Guardate questo pezzo in finto carbonio, fatto bene veramente. Abbiamo poi una serie di viti a brugola, anche queste da avvitare nella plastica. È tutto in plastica quello che vi sto facendo vedere, ma nessun problema, la moto peserà più di 5 kg una volta finita. Controllatevi sempre la lettera dietro di riferimento, questa essendo la destra è la R e dovrete avere anche voi la R. Può capitare che si possano anche sbagliare. La pedalina, ecco qui. Questo è il comando della leva del freno. Mio amore si sta addormentando. Contraccambio tutti i saluti che fate al mio Michelangelo. Grazie ragazzi, li apprezzo molto. Numero 53. In questo numero troviamo la pedana di sinistra e piastre di protezione. Andremo a collegare anche qualche tubo e i corrugati delle due sonde lambda che ci sono rimaste. Vi ricordate che le altre di destra le abbiamo già, chiedo scusa, di sinistra le abbiamo già assemblate. Abbiamo già inserito i corrugati nel perno dedicato. Guardate quanto è grossa questa piastra di protezione. Anche qui il particolare delle finte viti in alluminio è bellissimo. Una serie di viti, queste sono da avvitare nel metallo. E qui abbiamo l'altra pedana. Via anche questo numero, andiamo all'ultimo. Numero 54. Amore, ti metti giù? Dai, mordimi un po', dai. Sei stufato, vai amore.
gruppo della leva del cambio. Qui abbiamo, se non sbaglio, 2 particolari in metallo. Guardate, ditemi se non sembra una moto vera. Vi ricordo che ho anche già in casa gli altri 5 numeri che vanno dal 55 al numero 59, più un altro elemento della bacheca, perché questa è una moto che io sto costruendo per un mio iscritto, meglio sto montando per un mio iscritto, che si chiama Diego. Ciao Diego. Infatti questa è in metallo. Guardate che bella. Ah, spettacolo! La leva in metallo e guardate, hanno messo la pedalina in gomma. Beh, queste sono delle chicche. Potevano anche fare semplicemente una fusione e invece guardate, io trovo che sia veramente un particolare bellissimo. Me ne sono accorto semplicemente perché ho visto le righe, vedete che non sono, sembravano un po' elicoidali, vedete? Quindi ho detto, boh, possibile che abbiano dato il senso al metallo, che già sarebbe stato bello, come sapete quando si sfrega sopra lo stivale sulla pedalina, questa gomma tende a rimanere più attaccata e questa a girarsi, e invece questa è proprio gomma. Brava De Agostini. Abbiamo 2 serie di viti. Queste sono da avvitare nel metallo e queste invece sono da avvitare nella plastica. Ne abbiamo ancora una terza serie che sono da avvitare nella plastica e sono a brugola. Questa è la piastra superiore che poi è il battipiede, o meglio lo stivale poi è contro questa parte qui. E questo è anche in metallo, infatti anche questo è in metallo. Guardate anche come hanno riprodotto la barra qui di prolunga, perché nella realtà questi sono un pezzo avvitato di qua che si può regolare per la lunghezza, vedete, e qui c'è un fermadado, perché questo anche nella realtà si può regolare. Se lo sviti lui si allunga, perché ovviamente il filetto esce, se lo riavviti si avvicina, e poi abbiamo questo che è il controdado per bloccarlo, così come c'è anche di qua. E hanno fatto questa parte azzurra come nell'alluminio anodizzato. Trovo che sia anche questo un particolare bellissimo. E tu sei di nuovo tornato qui. Ormai fai quello che vuoi, amore? Bene ragazzi, io direi che il video termina qui. Io vi ringrazio del vostro tempo. Un saluto e un abbraccio. Un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Adesso vado subito a preparare il video di montaggio, dove poi, se ci sarà il tempo, ma credo di sì, vi farò anche vedere dove sono arrivato con il montaggio fino al numero ovviamente che avrò montato. Ciao a tutti e mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, e grazie a tutte le persone che l'altra settimana, siete stati in 30, hanno condiviso i miei video nei gruppi dedicati. Questo non può che farmi piacere, perché mi state dando una mano per la crescita del canale. Ciao a tutti da me, Michele, e dal mio amore Michelangelo. Ciao amore. Eccolo qui. Ciao ragazzi.